Questo è il video del grande ritorno. La stanza di Scarlett, sempre con te. Oh, yeah, con Scarlett. Oh. Ciao a tutti! Allora, finalmente sono riuscita a fare questo video che avevo intenzione di fare, come ben sapete, già dalla scorsa settimana. In realtà è un video che ho fatto praticamente ogni anno sul mio canale da quando questo canale esiste, è il video con cui questo canale è nato, video che l'anno scorso ho saltato. Sto parlando del video sull'agenda delle emozioni. Io sono partita da lì, l'ho sempre fatto, è una cosa che mi è sempre piaciuta tanto, è una cosa che mi è sempre stata utile. L'anno scorso il video non l'ho fatto semplicemente perché tutto quello che io faccio sull'agenda delle emozioni l'anno scorso l'ho fatto con lo psicologo e quindi non ho sentito il bisogno di fare una nuova agenda. Quest'anno invece, non andando più dallo psicologo per ragioni puramente economiche, ho iniziato a sentire il bisogno di riavere la mia agenda delle emozioni, di riavere il mio spazio di sfogo, quindi ho detto è il momento. Tra poco girerò l'inquadratura e come sempre andremo a costruire insieme la mia agenda delle emozioni. Spero che il video vi piaccia, spero che come al solito lo coglierete con entusiasmo. Cambiamo subito l'inquadratura, ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Inizio col mostrarvi questo kit, diciamo, che ho preparato per fare il setup all'agenda delle emozioni. Allora, iniziamo dalle carte, sono tutte a tema floreale, questa è la prima ed il retro è così, no, in realtà le ho messe al contrario, il retro è quello con i fiori piccoli e il davanti è quello con i fiori grandi, ma nulla vieta di usarle al contrario. Poi questa è la seconda. Secondo me sono bellissime queste carte, anche se sembra che i fiori non c'entrino nulla uno con l'altro, poi nell'insieme mi piacciono tantissimo. Questa è la terza e questa è la quarta. Sono tutti fogli a 4, quindi in realtà potrei usarli ogni foglio per fare 2 divisori. Eccoli qua, vedete come sono belli insieme? Mi piacciono davvero tantissimo. In questa bustina ho fatto dei die cut con delle frasi motivazionali, sono stati pensati per andare a decorare appunto i divisori. Vi faccio vedere tutte le frasi. Una: non trasformare i tuoi pensieri nelle tue prigioni. Abbi il coraggio di essere felice. Coltiva pensieri positivi. Vedete, sono tutte frasi proprio d'agenda delle emozioni. Abbi cura di te. Non posso cambiare le cose, ma posso decidere come viverle. Finiranno le tempeste? No, ma nemmeno gli arcobaleni. E questa è la bustina con le frasi motivazionali. In quest'altra bustina ci sono i tab che sono stati realizzati ovviamente con le fantasie dei pattern delle carte. Poi c'è questo foglio di stickers che in realtà sono pensati come dei washi, con alcuni più spessi e alcuni più sottili, sempre con gli stessi pattern delle carte. In questa bustina invece ho fatto dei die cut di farfalle in vari colori, varie forme, perché lo sapete, la farfalla nell'agenda delle emozioni per me non deve mancare mai. E adesso possiamo andare al succo del video e realizzare il setup dell'agenda delle emozioni. Quale agenda avrò scelto quest'anno? In realtà la domanda non è difficile, perché lo sapete, ho un vero e proprio feticcio per la Carpe Diem nera, non ce la faccio ad usarne altre, per me lei è la mia preferita in assoluto, del resto è la prima che ho comprato, l'ho scelta con convinzione.
La amo tantissimo, mi piace da morire. In realtà avrei dovuto pulirla un po' meglio prima di iniziare, ma fa niente. Ed iniziamo andando a costruirci i nostri divisori. Adesso prendo le carte e vado a tagliarle a metà, perché metà di questa carta fa un divisore a 5. Operazione effettuata, adesso andiamo a mettere subito i tab. I tab sono più piccolini, non sono pensati per fare 4 divisori, quindi coprire tutto il lato del divisore, ma sono pensati per essere semplicemente dei tab. Poi potrà capitare, in realtà io ancora non sono nemmeno sicura di quanti divisori farò, di quante sezioni farò. Per ora inizio con 4, ma potrei aggiungerne altre. Però iniziamo da queste. Eccole qua, le ho messe anche in ordine e cominciamo a mettere i tab. Io li metto con la colla stick, potrei anche fare col biadesivo, ma poi se mi vengono storti non riesco a spostarli. Invece con la colla stick, tempo che si rapprenda, ho il tempo di spostarli e metterli belli diritti. E questi sono i nostri 4 divisori con i tab. Adesso andiamo a decorarli. Ho pensato, come vi dicevo all'inizio, di mettere queste frasi motivazionali, ne scelgo 4. Allora, qui mettiamo questa, poi questa. Sto cercando di sceglierle anche in base alla sezione dell'agenda che poi andranno a, diciamo, fra virgolette, rappresentare. Mettiamo questa e fra queste 3 ultime quale scelgo? Vediamo un po'. Questa. Sì, dai. Questa qua. Le altre le tengo da parte. Adesso vediamo di decorarli un pochino questi divisori. Allora io posso mettere a questo la frase qui. Chi lo dice che deve essere per forza dritta, come vuole capitare. Allora intanto la attacchiamo. Faccio una passatina col raschietto così aderisce meglio. Prendiamo le farfalle e andiamo a metterle su. Io ho pensato di mettere un paio di farfalle per ogni divisore. Vorrei provare a mettere questa qui che è tutta aperta e non è di lato. Ecco, la vorrei mettere così, attaccata solo da una parte, di modo che una letta resti un po' svolazzante. Così facciamo i divisori in 3D. E poi, avendo già messo questa svolazzante, ne mettiamo un'altra di queste qua. Possiamo mettere questa qui, così. Che ne pensate? Ma sì, dai. Il primo divisore è fatto, passiamo al secondo. Questo, la frase la mettiamo più giù, così. Ecco fatto. E adesso andiamo a vedere le farfalluzze, ne scegliamo 2 e facciamo questa verde, la potrei mettere qui, mentre che colore scegliamo l'altra? Facciamo questa violetto e questa volta quella svolazzante sarà la più piccina e la possiamo mettere qui. Carino, no? Terzo divisore, io adesso vorrei mettere qualche washi, giusto per non fare tutto uguale, e avrei pensato di mettere uno di questi glitterati. Sono indecisa fra questi 2, vediamo un po'.
No, quello proprio nero no. Sì, dai, mettiamo questo, eh. Mi pare che ci stia bene. Possiamo fare così e mettere giù il washi, poi ci vado a mettere la farfallina sopra. Facciamo in questo modo. Prima lo faccio aderire bene e poi strappo. Dai. Sì, può andare. Attacchiamo la frase. Non l'ho fatto prima perché il washi volendo lo potevo tirare e quindi magari cambiare anche la disposizione della frase. Questa magari cerchiamo di metterla un po' più dritta, anche perché è grande. Che dite, mettiamo un'altra striscia qua? No, non mi piace. Mettiamo le farfalluzze, va. Qui mi piace metterci questa più variopinta, così rende il divisore un po' più allegro, visto che i colori di questo sono un pochino più scuri. Vedete che carina che è sul washi? E poi qui ci mettiamo questa? Sì, dai, così va bene. Adesso facciamo questo. Dove la mettiamo la frase? Più in alto? Però stavo pensando che forse qui potrei mettere il washi verde, sempre glitterato. Che dite? Vediamo un po', tipo lo potrei mettere qui. Poi ci vado ad attaccare la frase sopra. Ecco, facciamo così, mi piace. Magari potrei mettere anche un'altra striscia qui. Io ce la metto. Adesso vediamo quali farfalline scegliere. Potrei mettere questa svolazzante sul washi e poi no, mettiamone una multicolor, va. Questa la spostiamo qua e questa la mettiamo qui o qui dai, le mettiamo tutte e due sui washi. Ok, i 4 divisori sono pronti, adesso possiamo procedere col riempire l'agenda. Adesso finalmente vedrete anche qualche refill che ho preparato per questa agenda. Allora andiamo ad aprire gli anelli rigorosamente dalle alette, non ve lo dimenticate. Sposto l'agenda qui e vado a prendere il primo divisore. La prima sezione sarà quella che andrò a denominare agenda. È una vera e propria agenda e ogni giorno andrò a scrivere qualcosina di come mi sento, capito? Una frasuzza che mi faccio ricordare quella giornata, nelle giornate in cui non ho proprio voglia di andare a scrivere tanto. E ovviamente ci saranno anche i divisori mensili in cui andrò ad usare da mood tracker. Comunque, iniziamo a scrivere agenda sul tab e lo metto al suo posto. Poi prendo i refill che ho fatto, ma in realtà, aspettate, allora tolgo il divisore e vado a mettere le prime pagine. Avevo realizzato anche le pagine d'apertura e andiamo, ecco qua. Però stavo pensando anche, l'ho preso dalla vecchia agenda, vorrei metterci questa bustina di acetato, così andiamo a mettere qualche decorazioncina che si vede quando l'agenda si apre, cose che ormai faccio da un bel po' sull'agenda delle emozioni. Avevo pensato di non farlo quest'anno, ma no, lo faccio. Eccoli qua i nostri refill. Come vi dicevo, ho preparato delle cose molto semplici, con pagine puntinate.
che mi possano aiutare quando vado a scrivere. Ho messo giusto sull'inizio del mese, vedete qua posso andare a scrivere il mese, la farfallina, poi la versione mensile è così, ho tratto ispirazione dalla vecchia Bugiogenda. Qui vado a fare il mood tracker, posso mettere gli adesivi di come mi sento, delle emoji, quindi ogni giorno per ricordarmi in quel giorno come mi sono sentita, e qualche parolina. Questa è la visione settimanale, ovviamente tutto perpetuo, in modo che scrivo quando voglio. Vedete, molto semplice, così posso andare a colorare le bandierine, posso andare a fare disegnini, posso dividere a metà, faccio quello che voglio. È l'agenda della libertà questa. E poi alla fine di ogni mese ho messo questi, che sono una pagina di liste. Mi potrebbe servire di farvi una lista. È la pagina dei tracker delle abitudini. Può essere che ogni mese abbia voglia di provare a prendere un'abitudine. Ad esempio, adesso sto facendo la skincare ogni giorno, posso andarmi a segnare ogni giorno se ho fatto la skincare in quel giorno, in modo da prendere l'abitudine vera e propria. Ci sono qua dentro, adesso metto i refill per 6 mesi, non per tutto l'anno, perché altrimenti l'agenda mi esplode. Adesso possiamo passare alla seconda sezione. Useremo questo divisore, sposto l'agenda e qui ci vado a scrivere diario, perché sarà la sezione di quello che è il classico diario segreto, dove andrò a scrivere e a sfogarmi quando ce ne sarà bisogno. Mettiamo il divisore e udite, udite, per questa sezione non ho preparato refill. In realtà ho solo tagliato in formato A5 dei fogli bianchi, totalmente bianchi, li ho forati e li andrò a mettere nell'agenda, proprio per continuare a mantenere questo mood, che questa agenda deve essere come voglio giorno per giorno. Voglio decorare, voglio scrivere, voglio mettere stickers. L'agenda, le pagine bianche sono sicuramente la scelta migliore. Quindi andiamo a mettere un certo numero di pagine bianche, perché prevedo che me ne serviranno un bel po'. Andiamo alla terza sezione, userò questo divisore e vado a scrivere. Questa sezione la chiameremo sezione delle gratitudini. Mettiamo il divisore al suo posto e per questa ho preparato dei refill e sono questi. Aspettate, vi metto il fondo nero così li vedete meglio. Eccoli qua. È un doppia pagina, da un lato c'è il calendario dove ogni giorno andare a scrivere per che cosa sono stata grata in quella giornata, e a fianco ho messo una pagina per eventuali appunti che potrebbe servirmi di prendere. Anche questi li mettiamo al loro posto. Passiamo a quella che per ora è l'ultima sezione. Questo è il divisore e la vado a chiamare sezione dei ricordi. Sarà il classico album che ormai metto da un po' nell'agenda delle emozioni, e infatti andrò a mettere delle pagine, aspettate che le prendo, delle classiche pagine da album, perché qui andrò a mettere foto, attaccherò, che so, biglietti del cinema, biglietti, sapete, la mia vita mondana. Però non si sa mai. In realtà sto pensando che io un'altra sezione la vorrei fare, e la vorrei fare da subito. Aspettate, ma facciamoci subito il divisore. Lo faccio con questa carta, la mettiamo al contrario però, questo sarebbe il pattern del primo divisore, la metto al contrario, così a colpo d'occhio cominciamo dai fiorellini più piccoli, capito? Per fortuna avevo preparato anche altri tab, ce li ho qui, ce lo vado ad attaccare. Mettiamo questa frase, che ci sta pure bene con la sezione che ho intenzione di fare.
scelgo queste 2 farfalline. Dai, sì, così per me va bene. Quale sarà questa sezione? Sarà la sezione del disappunto. Ricordate, quando ho fatto l'agenda delle emozioni, quando eravamo in pandemia, avevo fatto il quaderno del disappunto che mi serviva per scrivermi le cose, gli episodi, le frasi, le cose che qualcuno mi diceva, visto che non ci potevamo incontrare, me lo segnavo, 1 per sfogarmi, 2 per ricordarmi che poi al momento opportuno avrei parlato con quella persona che mi aveva fatto quella cosa. In realtà la sua funzione adesso sarà diversa, cioè è sempre per appuntarmi le cose che diciamo mi fanno stare male da parte degli altri, ma solo per evitare di reagire subito e di avere reazioni sbagliate. Me lo segno, poi me lo vado a rileggere dopo un po' e vediamo se è il caso di affrontare la discussione con le persone. Bene, l'agenda delle emozioni adesso è costruita, ci siamo. Adesso prendiamo la bustina in acetato che in realtà potevo evitare di mettere prima e andiamo a decorarla. Io avevo pensato di mettere un po' di farfalline, capito? Qualche farfallina svolazzante e ci mettiamo anche l'ultima frase che è rimasta. Poi nel caso dovessi fare un'altra sezione la vado a togliere e la metto nell'altra sezione, ma non penso che ne farò delle altre. Ecco, capito? Possiamo mettere le farfalline in questa maniera. Diciamo che ho creato una sorta di dashboard iniziale che poi può essere cambiata nel tempo perché dalla taschina vado a togliere i die cut e la cambio. Ora andiamo a mettere all'interno della tasca laterale gli sticker washi che andrò ad usare poi per decorare le pagine. Quest'anno non voglio mettere niente nelle tasche qui perché vedete si stanno un pochino rovinando, insomma l'agenda adesso ha i suoi begli anni, anzi si è mantenuta molto bene rispetto alle Filofax, quindi qua non vado a mettere niente. Però vi faccio vedere cosa ho fatto. Praticamente sono andata in tutte le mie agende degli anni passati e sono andata a prendere tutti gli stickers delle emoticon che non avevo utilizzato e che mi sembra uno spreco tenere lì nelle agende. Li ho ritagliati e vedi, così adesso li posso usare, me li tengo tutti, ve li faccio vedere man mano, me li tengo tutti qui nell'agenda delle emozioni e li userò per fare i mood tracker mensili. Anche questo è riciclo, no? Li mettiamo qui e siamo a posto. Dai, l'agenda è pronta, vi faccio vedere, vi faccio una sfogliata veloce. La dashboard iniziale, vedete, io adesso posso andare a colorare i disegni, mi posso davvero sbizzarrire su questa agenda adesso. Ho fatto i divisori colorati che le danno il colore fin dall'inizio, ma poi tutto il resto sarà mia opera. Intanto sfogliamo le varie pagine, così vedete tutto. Questa, per chi fosse nuovo, è una plastica che serve per non far piegare i fogli. E questa è l'agenda delle emozioni 2025. Ce l'abbiamo fatta, raga! Non ho altro da aggiungere anche perché non ho ancora fatto l'editing del video in questo momento, ma sono pressoché certa che il video sarà stato abbastanza lungo, quindi non vi dico altro che io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui lasciatemi questa emoji. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao! Stanza di Scarlett, let's go!